Sei pronto a cavalcare l'onda del cambiamento oppure lascerai che la marea ti travolga? Benvenuti a tutti nel mio canale di Magia Stellare Evolutiva. Sono Caterina, astrologa e ricercatrice spirituale. Oggi vedremo l'oroscopo che va dal 9 al 15 marzo, che non è una settimana qualunque, è un vero, come dire, uno spartiacque, ma cosmico. Ci troviamo proprio nel mezzo di un passaggio di testimone tra la fine del vecchio mondo, ovvero i pesci, e l'urgenza del nuovo legato a Saturno, Nettuno e Chirone in Ariete. Per aiutarti a navigare in queste acque, ecco qui una guida rapida ai protagonisti che si muovono sopra le nostre teste. Abbiamo il Sole, Marte e il nodo nord nel segno dei pesci, agiscono come un richiamo del destino, ti spingono a chiudere i conti con il passato, a lasciare andare, ma soprattutto a fidarti di te stesso, del tuo intuito. Questo è un'energia molto potente, ma anche molto nebbiosa, in quanto c'è Mercurio retrogrado nel segno dei pesci anche. Quindi agisci col cuore e non solo con la testa. Parlando proprio di Mercurio, il messaggero alato è proprio il bastone tra le ruote. Hai presente quando improvvisamente ti si chiude un programma o un programma di tecnologia non funziona, che magari butti fuori un sacco di accidenti e quindi questo è tipico di Mercurio. Crea piccoli ritardi, malintesi e anche ripensamenti. Mercurio ti chiede di fermarti a riflettere prima di firmare o parlare con Nettuno, sempre meglio leggere bene tra le righe, ma soprattutto è molto meglio non firmare. Quindi aspettare quando torna diretto se ne può parlare. E questo non è un blocco, è una revisione necessaria. Abbiamo Saturno, Nettuno e Venere in Ariete. Resta con me fino alla fine perché segno per segno faremo il focus, ovvero il campo di azione, la piramide energetica, che è un'innovazione che comunque ho voluto inserire io proprio per avere una guida proprio più particolareggiata. Infine faremo l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti e faremo un piccolo messaggio spirituale in chiave esoterica, ma ho introdotto anche qualche data, ovvero 4 date segno per segno, quindi resta con me fino alla fine per scoprire proprio queste date. Eravamo rimasti a Saturno, Nettuno e Venere in Ariete. Questi pianeti, c'è anche Chirone ovviamente, dimenticavo, cioè rappresentano un nuovo inizio e questa forza dei pianeti è chiamata stellium in astrologia. È una forza celeste molto potente. Venere porta il desiderio, Nettuno porta il sogno, ma anche illusione a volte, ma Saturno esige che tutto questo abbia una struttura solida. Non basta desiderare, bisogna costruire con disciplina. E sappiamo bene che Saturno non ammette repliche. Se non si è allineati sull'asse del destino, chiaramente Saturno ci leva e anche un transito, diciamo, favorevole non è mai una passeggiata comunque con Saturno. E passiamo a Giove, che torna diretto il 12 marzo nel segno del Cancro. È la notizia più bella della settimana. La fortuna e l'espansione, che sono rimaste congelate per mesi, ricominciano a scorrere, a fluire e portano anche protezioni emotive e sblocchi concreti. Mentre Urano in Toro agli ultimi gradi sono gli ultimi tasselli perché il 26 aprile passerà nel segno dei gemelli, dettando anche lui come gigante del destino e come imprevedibilità, diciamo, un nuovo inizio insieme ai giganti che già sono entrati. Gli ultimi sono Saturno e Nettuno. Plutone comunque è anche tremendo perché ho fatto anche un video
che sarà pubblico la settimana prossima, ovvero questa settimana, perché comunque Plutone è a 4 gradi, il grado della stabilità. Quindi questi due pianeti giganti sono un po' i registi del lungo periodo. Urano scuote le sicurezze materiali per renderti libera, mentre Plutone trasforma radicalmente l'identità, ma anche il ruolo nella società. Poi abbiamo Chirone, il centauro, il guaritore, ferito in Ariete, e quindi qua va a toccare un po' la ferita dell'identità. Sono dei punti molto sensibili. E anche la luna nera, ovvero Lilith, che transita nel segno del Sagittario, quest'ombra ribelle, un po' selvaggia, ma anche come parola chiave ha la parola rimpianto per qualcosa del passato o qualcuno che magari abbiamo idealizzato troppo, messo su un piedistallo, e quindi questo potrebbe rappresentare anche come parola chiave di interpretazione la parola rimpianto. Questi, sia Chirone che Lilith, toccano dei punti sensibili. Chirone spinge a guarire le ferite dell'identità, mentre Lilith, l'ombra selvaggia, la ribellione, accende una fama di libertà che non accetta compromessi. Sei pronta a scoprire come questo cocktail planetario influenzerà il tuo segno? Procediamo allora, un passo alla volta. Amico dell'Ariete, ecco qui non avevo messo la foto. La tua parola chiave è la gestazione del sé in questa settimana e la parola chiave è proprio resilienza. Ma dov'è il focus? Il focus è rappresentato proprio dalla tua prima casa, l'identità, il corpo fisico, l'immagine che tu rimandi al mondo, ma è anche messo come focus sulla 12ª casa dell'inconscio, quindi si lavora un po' dietro le quinte, in sordina, e anche il settore anche della spiritualità, dei sogni, dei nemici occulti e dei luoghi chiusi, quindi è un gran bel mix da gestire. E ora passiamo alla piramide e poi vedremo tutto nel dettaglio. Ma perché la piramide? Utilizzo questa struttura perché l'evoluzione non è una linea retta che si percorre, ma è un processo ascensionale partendo proprio dalle fondamenta, le basi, che sarebbero proprio il supporto karmico, ma anche materiale, ovvero il terreno dove tu metti i piedi proprio per non cadere. Poi attraversiamo la sfida che è l'artrito. La sfida lo dice subito, proprio come parola, e anche questo vedremo al dettaglio, ma questa è anche una sfida necessaria per la crescita, per giungere proprio al vertice. Il vertice è proprio l'opportunità, avere questa opportunità di espansione della coscienza che il cielo ci offre questa settimana, non solo a te, amico dell'Ariete, ma la offre a tutti, e vedremo segno per segno. Partiamo dal vertice. L'opportunità è data da Venere, Saturno e Nettuno in Ariete, quindi nella tua prima casa, dell'immagine che tu rimandi al mondo, perché hai la capacità di dare una forma concreta ai tuoi sogni più audaci. Il cielo ti regala il potere di manifestare la tua volontà, ma a patto che tu sia guidata dalla responsabilità, ovvero di Saturno e non solo dell'ego. Mentre il centro, quindi la sfida, è proprio rappresentata da Mercurio retrogrado e Marte, cioè il Sole e il nodo nord nel segno dei pesci, nella casa della spiritualità, dei nemici occulti, dell'inconscio. Quindi lavorano un po' dietro le quinte, e qui la sfida è proprio il silenzio. Il non funziona nulla in questi giorni è proprio un invito a guardare nel tuo inconscio. Ci possono essere vecchi fantasmi o anche degli autosabotaggi mentali che possono tornare a galla
però chiaramente li devi rielaborare per poterli rilasciare. Questi fantasmi del passato non è che sono, diciamo, una passeggiata certamente, ma richiedono proprio un grosso impegno, anche di consapevolezza, anche da parte tua. Ma la base qual è? La base è rappresentata proprio da Giove che torna diretto il 12 marzo. Giove transita nel segno del Cancro e anche se forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole dalla casa delle radici, la tua base solida ti indica che è proprio la stabilità emotiva ritrovata. Se guarisci il rapporto con le tue radici, la tua casa, quindi con i componenti del clan familiare, avrai la spinta necessaria per la tua nuova identità. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere, la dea dell'amore, della bellezza, dell'affettività, è proprio nel tuo segno e c'è anche Chirone nel tuo segno. Questa settimana l'amore passa attraverso la cura di te stesso. Se ti senti ferito o poco valorizzato, Chirone ti spinge a guarire proprio quel vuoto che senti. Le relazioni sono lo specchio del valore che ti dai, mentre la luna nera in Sagittario forma un bellissimo trigono al tuo sole dalla nona casa, dell'espansione mentale, dei rapporti con il lontano, con l'estero. Perciò presta attenzione ai desideri di fuga. Potresti sentirti attratto da chi rappresenta una libertà ideale, ma diciamo un po' lontano dalla tua realtà quotidiana. Mentre il nodo nord in pesci ti insegna un po' l'empatia come arma bussola del destino da adoperare per allinearti alla tua missione di vita. Nelle relazioni il successo arriva se smetti di combattere e inizi ad accogliere la vulnerabilità dell'altro, quindi sii meno intransigente nei confronti dell'altro, perché non è solo verso te stesso che sei intransigente, ma anche verso gli altri. Passiamo al lavoro e ai progetti. Plutone in Acquario, nella tua 11ª casa, forma un bellissimo sestile al tuo Sole e è proprio come un alchimista, dove è in atto, grazie a Plutone, una potatura radicale nelle tue collaborazioni, nelle tue amicizie, nelle tue alleanze, nei tuoi progetti a lungo termine. Solo i progetti che hanno una visione futura autentica sopravviveranno, perché tutti gli altri saranno destinati un po' a sparire. Mentre Urano in Toro nella tua seconda casa ti dice di aspettarti notizie improvvise riguardanti le tue risorse. Un cambiamento di metodo nel gestire il denaro si rende necessario, mentre Saturno nel tuo segno ti chiede disciplina, non forzare i tempi. I progetti che nascono sotto questo Saturno sono destinati a durare nel tempo, ma richiedono delle basi di ferro. Quindi è tanto anche impegno, tanta responsabilità e tanta dedizione. Poi alla fine Saturno può anche premiare se sei allineato. Ma cosa c'è da aspettarsi in queste date e gli aspetti chiavi? Il 9 e l'11 marzo è una fase di introspezione, diciamo un po' forzata. Mercurio retrogrado ti spinge a rivedere accordi o pensieri passati. Attenzione a non fermare assolutamente. Con Mercurio retrogrado è molto meglio prendersi del tempo per poter riflettere e poter arrivare poi con calma alla conclusione finale. Mentre il 12 marzo Giove torna diretto e qui è la data chiave. Si sblocca una situazione ferma da mesi riguardante la tua sicurezza personale oppure la tua abitazione. Mentre il 14 e il 15 marzo ci sarà
un weekend di rigenerazione. Venere e Chirone insieme, diciamo, si parlano, si incontrano per ricordarti che la tua bellezza nasce anche dalle tue cicatrici. Passiamo al messaggio spirituale. Il tuo governatore, ovvero il dialogo tra l'anima, la personalità che rappresenta il governatore planetario e il tuo governatore esoterico che è Mercurio. Il tuo guerriero deve imparare a deporre la spada per impugnare la bacchetta del pensiero, quindi legata a Mercurio. Sotto la guida di Mercurio, la tua missione è trasformare l'impulso in intuizione. Non aver paura del vuoto, è lì che stai forgiando il tuo nuovo sé, la tua nuova identità. E ora passiamo per te, amico del segno del Toro. Vedremo dove sarà il focus, vedremo la tua di piramide, vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti, queste date che magari puoi annotare e un messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità e l'anima, ovvero tra il governatore planetario e il governatore esoterico. La parola chiave per te, amico del Toro, è la potatura sacra, ovvero la riforma. Ma dove sarà il focus in questa settimana che va dal 9 al 15 marzo? Il focus arriva proprio nella casa della socialità, dei progetti, delle amicizie, è qui che farai un tantino una riforma. E poi il focus cadrà proprio anche sulla comunicazione, quindi i rapporti con i fratelli e sorelle, quindi il modo anche di pensare, di scrivere e i rapporti con, non solo con i fratelli e sorelle, ma anche i rapporti con il vicinato. E passiamo, ma vedremo tutto al dettaglio, ma passiamo prima alla piramide. Perché la piramide? Utilizziamo questa struttura perché l'evoluzione non è una linea retta, ma un processo ascensionale. Partiamo dalle fondamenta, ovvero il supporto pratico, karmico, il pratico è materiale, ovvero il terreno su cui devi mettere i piedi per non cadere. E poi si attraversa chiaramente la sfida, lo dice la parola stessa, che è un attrito proprio necessario per la crescita. Per giungere dove? Per giungere al vertice, ovvero avere l'opportunità di espansione della settimana che il cielo ti offre questa settimana. Partiamo proprio dal vertice. L'opportunità è data proprio da Urano nel tuo segno, nella tua prima casa. Sei al centro proprio di un risveglio radicale. L'opportunità, magari questa settimana, senza che magari tu te ne possa accorgere, è questo lampo di genio improvviso, un cambio magari di rotta improvviso che ti permette di liberarti da un peso che magari portavi da anni, magari un bagaglio, un fardello troppo pesante che non sei mai riuscito a liberarti. La tua unicità è la tua moneta più preziosa. Ma qual è la sfida? La sfida è rappresentata da Sole, Marte e Mercurio retrogrado nel segno dei pesci, che dalla tua 11ª casa forma un bellissimo sestile al tuo Sole. Qui la sfida riguarda i tuoi progetti collettivi, le amicizie. C'è una certa confusione comunque a voler delineare tutti sia progetti a lungo termine, ma anche le amicizie grazie al Mercurio retrogrado. E c'è un ritorno di situazioni passate nei gruppi proprio che frequenti. Non tutto ciò che vedi è proprio chiaro e limpido. Evita di prendere delle decisioni definitive sui collaboratori finché la nebbia non si dirada. Quindi stai un po' un attimino in campana, come si suol dire. Mentre la base è rappresentata proprio da Giove, che torna diretto il 12 marzo, che nel segno del Cancro, che forma un bellissimo sestile al tuo Sole dalla casa della
comunicazione. Qui le tue fondamenta si stabilizzano attraverso la comunicazione e i legami di sangue. Infatti è anche la casa dei rapporti dei fratelli e sorelle e dei rapporti anche con il vicinato. Una notizia che aspettavi da tempo, ma che magari non arrivava mai, qui arriva finalmente a darti quella sicurezza mentale necessaria proprio per poter procedere. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere, la dea dell'amore in Ariete, nella tua 12ª casa, quindi un po' dietro le quinte, in sordina, l'amore qui vive una fase introspettiva, quasi clandestina, si potrebbe dire, o anche magari spirituale. Potresti magari sentire il bisogno di isolarti con il partner o di vivere un sentimento che non vuoi ancora rivelare al mondo, vuoi tenerlo un po' segreto, nascosto, magari non sei ancora abbastanza sicuro oppure semplicemente non è il momento adatto. È una settimana comunque di pulizia dei vecchi schemi affettivi. Mentre la luna nera nel segno del Sagittario, l'ombra ribelle, quella selvaggia, manifesta la sua energia nella casa della morte e della trasformazione. Qui emerge un desiderio profondo di intimità, ma attenzione perché si scontra con la paura di perdere il controllo. Attenzione alla gelosia oppure ai conti in sospeso che riemergono per essere risolti. Mentre il nodo nord nel segno dei pesci forma un bellissimo sestile al tuo sole dalla 11ª casa, quindi è la bussola del destino e ti invita a sognare insieme agli altri. Le relazioni che fioriscono sono quelle basate su una visione spirituale, diciamo, condivisa, non solo sulla stabilità materiale. Quindi c'è parecchia affinità energetica a livello vibratorio. Passiamo al lavoro e ai progetti. Plutone in Acquario sul punto più alto del vertice del tuo cielo, ovvero la 10ª casa, l'immagine pubblica, la reputazione sociale, è proprio lì che mette l'alchimia Plutone, formando un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole. Quindi dalla 10ª casa forma questo aspetto e pertanto la tua carriera è sotto una lente di ingrandimento proprio decisamente spietata. Plutone sta distruggendo la tua vecchia immagine, quella professionale, per farti assumere un ruolo di vero potere e anche indipendenza. Non aver paura di cambiare status. Mentre Mercurio retrogrado nel segno dei pesci, nella casa delle amicizie, delle reti, dei gruppi collettivi, è retrogrado e anche se forma un aspetto di sestile, è un periodo cioè suggerisce di andare veramente molto piano, di rivedere i contratti e i piani di azione. Se un progetto sembra bloccato è perché va corretto, ha bisogno di essere rettificato in qualche piccolo dettaglio. Usa questa settimana per revisionare, non per lanciare. Mentre Saturno e Nettuno nel segno dell'Ariete, nella casa della spiritualità, dell'inconscio, quindi dietro le quinte, ti chiedono anche loro di lavorare proprio anche tu dietro le quinte. Il successo di domani dipende dalla preparazione invisibile che fai oggi, lontano dai riflettori. E ricorda anche il potere del silenzio. Se hai un progetto, è meglio stare zitti per avere la realizzazione. Passiamo alle date e aspetti chiave della settimana. Il 9-11 marzo potresti sentirti un po' di nervosismo nei contatti quotidiani. Urano ti rende impaziente, irrequieto, instabile, ma Mercurio retrogrado in pesci
ti suggerisce di contare non solo fino a 10, ma anche fino a 100, perché Mercurio veramente può essere veramente molto, ma molto snervante, sia per quanto riguarda la comunicazione, ma anche per quanto riguarda la tecnologia. E conta fino a 100, magari prima di inviare quella mail che devi inviare. Mentre il 12 marzo, una bella notizia, Giove torna diretto. C'è un grande sblocco comunicativo, un viaggio breve o una telefonata chiariscono una situazione che era rimasta in sospeso da gennaio. Quindi qua si sblocca veramente qualcosa di molto importante. Mentre il 14 e 15 marzo è un weekend di radicamento. Marte in pesci, ma anche il nodo nord nel segno dei pesci, ti spingono a stare con persone che nutrono la tua anima, non solo il tuo interesse. Persone che nutrono l'anima, diciamo, sono molto anche importanti perché ti danno la ricarica e se magari tu non approvi nei dettagli quegli interessi, non scordarti di tenerli invece in considerazione perché possono essere molto importanti e decisivi, soprattutto per il tuo rinnovamento e la tua, diciamo, realizzazione. Passiamo al messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità, tra l'anima del tuo governatore planetario, che è Venere, o meglio si debba dire governatrice planetaria Venere, all'anima di Vulcano, che è tuo governatore esoterico. Vulcano è il fabbro degli dei, il fabbro cosmico. Pertanto, sotto la guida di Vulcano, la tua missione è forgiare la tua nuova forma nel fuoco della verità. Non temere i cambiamenti che a volte sembrano distruggere le tue sicurezze. Stai solo togliendo il superfluo per rivelare il diamante che hai dentro. La stabilità non è restare fermi, ma sapersi muovere nel centro del proprio essere. E ora passiamo per te, amico del segno dei gemelli. Vedremo dove sarà il focus della settimana dal 9 al 15 marzo. Vedremo la piramide, la tua piramide, l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, le date chiave e infine un messaggio spirituale in chiave esoterica. Amico dei gemelli, la tua parola chiave è la sintesi del silenzio, ovvero con ricalibrazione. Il focus è dato proprio dalla 10ª casa della carriera, la realizzazione, l'immagine pubblica, la reputazione sociale e l'11ª casa che rappresenta quella delle amicizie, della visione futura, quindi i progetti a lungo termine, ma vedremo chiaramente al dettaglio tutti i passaggi. Ma passiamo prima alla piramide. Ma perché la piramide? Utilizzo questa struttura perché l'evoluzione non è una linea retta, ma un progetto ascensionale dove partiamo dalle fondamenta, che è il supporto karmico e anche quello materiale, ovvero il terreno su cui tu poggi i piedi proprio per non cadere. E poi attraverso la sfida, ovvero che è questo punto di attrito che è necessario anche per la crescita, per giungere proprio al vertice che è l'opportunità, ovvero il punto più alto, l'opportunità che tu devi prendere per poter coronare il successo. E quindi è anche il punto di espansione della coscienza che il cielo ti offre questa settimana. Il vertice, passiamo subito dal vertice, ovvero l'opportunità. L'opportunità è data da Venere, Saturno e Nettuno in Ariete, che dalla tua 11ª casa formano un bellissimo sestile al tuo Sole. L'opportunità risiede nei tuoi progetti collettivi e nelle tue speranze. Hai la possibilità di dare una struttura solida alla, diciamo, grazie a Saturno, a un sogno che finora era rimasto magari astratto, poco definito, poco realistico.
E è il momento proprio di selezionare le persone giuste con cui costruire il futuro. Mentre il centro, la sfida è data proprio da Mercurio retrogrado, Sole e Marte nel segno dei pesci, che dalla tua decima casa, il punto più alto del tuo vertice del cielo, forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole. Qui la sfida è professionale, ovviamente, il tilt tecnologico, quello che fa impazzire quando tutto non va verso il procedimento giusto. Sarà capitato un sacco di volte e il tilt può essere anche comunicativo, colpisce la tua immagine pubblica, vecchi errori o progetti del passato possono tornare per essere corretti. Diciamo che l'influenza di Marte, che irrita veramente molto, diciamo, ti spinge a voler risolvere tutto subito, ma Mercurio ti obbliga a rallentare. Se forzi la mano rischi di sbagliare mira, pertanto è meglio aspettare, tranquilli, per poter ottenere la realizzazione. La base è data proprio da Giove che torna diretto il 12 marzo e, e manifesta la sua energia nella casa della sicurezza finanziaria. Le tue fondamenta economiche sono economiche e di valore anche personale, in quanto la seconda casa rappresenta anche le potenzialità, le tue risorse e anche l'autostima. Lo sblocco di Giove finalmente porta una boccata d'aria, una ventata d'aria fresca nelle tue finanze, oppure una nuova consapevolezza del tuo valore, dove ti dà quella sicurezza necessaria per gestire magari il caos che ti ritrovi in ufficio, nella tua scrivania. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere in Ariete, dalla tua undicesima casa, forma un bellissimo sestile al tuo Sole. L'amore questa settimana nasce dalla condivisione di ideali. Per i single, un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più passionale e diretto. Per chi invece è in coppia, è il momento di pianificare un progetto comune a lungo termine, però non a breve termine. Mentre la luna nera in Sagittario chiaramente è in opposizione al tuo Sole, quell'ombra ribelle, selvaggia che pulsa all'interno. La luna nera crea un desiderio quindi di indipendenza quasi selvaggio nelle relazioni, nelle alleanze, nelle partnership. Potresti sentire il bisogno di mettere in discussione i compromessi che hai accettato finora e che magari da un giorno all'altro non ti stanno più bene, è come se ti fossero stretti, come diciamo con qualcosa che non ti calza più. Cerca la verità, pertanto, ma non la fuga. Mentre il nodo nord, nel segno dei pesci, la bussola del destino, ti chiede di integrare un po' l'empatia e la bussola cade proprio nel punto del vertice più alto del tuo cielo, nella decima casa. Non cercare di capire tutto con la logica. A volte stare vicino a qualcuno in silenzio è la forma più alta di comunicazione. Che mi è capitata questa sensazione di simbiosi, vorrei dire, con qualcuno che magari fa quello che tu pensi. È una simbiosi proprio pazzesca. Passiamo al lavoro e ai progetti. Plutone in Acquario dalla tua nona casa forma un bellissimo trigono al tuo Sole. Una trasformazione profonda sta cambiando il tuo valore di credenze. Sono dei progetti legati all'estero, all'insegnamento o alla diffusione di idee, stanno prendendo una forma completamente nuova e molto più potente. Queste opportunità potrebbero arrivare da persone di origine di cultura diversa, oppure avere un'opportunità magari anche di studio anche all'estero, oppure uno studio di sacralità, quindi una ricerca della verità
Mentre Urano in Toro lavora un po' dietro in sordina nella casa dell'inconscio, ma può portare delle intuizioni improvvise che possono arrivare durante il sonno o nei momenti di isolamento. Questo isolamento è dato semplicemente anche dalla tua centratura, quindi ascolta questa tua voce interiore. C'è una, come dire, una capacità, diciamo, di ricevere delle intuizioni molto valide, soprattutto anche attraverso i sogni profetici. Quindi tieni un diario durante la notte per ricordare i sogni, perché spesso e volentieri dopo 3 minuti non ci si ricorda più. Quindi c'è questo progetto segreto che sta per essere rivoluzionato. Mentre Saturno in Ariete, dalla tua 11ª casa, ti insegna che la vera libertà richiede disciplina sociale. Scegli con cura i tuoi alleati. Qui tendi a essere anche veramente molto selettivo nel settore delle amicizie. Quindi tante amicizie si possono anche sgretolare e quindi scegli con cura i tuoi alleati che ti possono supportare. Passiamo alle date e agli aspetti chiave. Dal 9 all'11 marzo sono giorni di forte confusione mentale. In questi 2 giorni non firmare contratti importanti e non prendere delle decisioni definitive sulla carriera. Molto meglio aspettare per poi non doversi mangiare le mani più tardi. Mentre il 12 marzo Giove torna diretto nel segno del Cancro, un pagamento atteso o un riconoscimento economico si sblocca, ti senti più solido e capace di investire su te stesso. Mentre il 14 e 15 marzo c'è un weekend molto dinamico. La Luna stimola il bisogno di uscire e confrontarsi, ma tiene a mente che Venere in Ariete vuole un'onestà, diciamo, un po' brutale, mentre il messaggio spirituale è dato dal dialogo della personalità, ovvero il tuo governatore planetario che è Mercurio, all'anima che è Venere, perché è tua governatrice esoterica. Sotto la guida di Venere, la tua missione è unire ciò che la mente ha diviso. La tua dualità trova pace quando smetti di cercare delle risposte fuori e inizi a sentire l'armonia dentro. Non temere il silenzio di Mercurio, è lo spazio necessario affinché la tua anima possa finalmente parlare e quindi sentire anche questa voce interna. E ora passiamo per te, amico del segno del cancro. Vedremo come andrà questa settimana per te dal 9 al 15 marzo. Vedremo il focus dove si focalizzeranno le energie dei transiti celesti, ovvero come codici. Vedremo la piramide, la tua piramide, vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti e infine delle date chiave per la settimana. Infine un messaggio spirituale in chiave esoterica. La tua parola chiave è espansione e il focus arriva proprio sulla tua prima casa, l'identità, il corpo fisico e quindi è anche la vitalità e poi è anche l'immagine che tu rimandi al mondo. E l'altro focus arriva sulla casa della carriera, il punto più alto del vertice del tuo cielo, ovvero la 10ª casa, la realizzazione. Vedremo tutto al dettaglio. E ora vediamo la tua piramide. Perché la piramide? Utilizzo questa struttura perché l'evoluzione non è una linea retta, ma un progetto, un processo ascensionale. Partiamo dalle fondamenta, ovvero il supporto karmico, quello materiale, ed è il terreno su cui tu puoi mettere i piedi per non cadere, attraversando la sfida, che è il punto di artrito proprio necessario per poter crescere, per giungere poi al vertice che è l'opportunità da prendere per coronare il tuo
successo, ma è anche un'opportunità da prendere per, diciamo, un'espansione della coscienza che questo cielo di settimanale ti offre, amico del cancro. Partiamo proprio dal vertice. Giove torna diretto nel tuo segno il 12 marzo ed è il momento che aspettavi con ansia. La sensazione di essere bloccato svanisce, puff, per, diciamo così, l'opportunità è proprio di riprendere in mano con il timone della tua vita, con fiducia che magari non provavi da tempo. Il mondo intorno a te torna a dirti sì, mentre la sfida è rappresentata da Saturno, Nettuno e Venere in Ariete, che sul punto più alto del tuo cielo, il punto della 10ª casa della realizzazione, forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole. La sfida è il peso delle responsabilità. Mentre Giove ti spinge ad espanderti, Saturno ti chiede: hai costruito delle basi solide? Potresti sentire una certa pressione nel lavoro o, diciamo, dover dare una forma definitiva a un progetto che finora è stato solo un sogno, mentre la base è rappresentata proprio da Sole, Marte e Mercurio retrogrado in pesci dalla 9ª casa formano un bellissimo trigono al tuo Sole. Le tue fondamenta sono i tuoi valori, ma anche la tua visione spirituale. La forza che ti sostiene viene da una comprensione profonda di ciò che hai imparato nel passato e la fede incrollabile nel tuo intuito che ti permette di non avere paura delle sfide professionali, ma c'è anche quella sorta, diciamo, di fede ancorata nel cuore che magari non sai neanche come definire, ma la senti proprio come una forza interiore che ti prende e ti sorregge per mano, conducendoti nei meandri della tua vita. E questa forza interiore è veramente molto, ma molto importante per poter arrivare alla realizzazione. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere in Ariete sul punto più alto del tuo cielo, la 10ª casa, quindi la realizzazione, l'immagine pubblica, ma nel fatto dell'amore questa settimana si intreccia proprio con il tuo status sociale. Potresti sentire il bisogno di una sicurezza affettiva che sia tangibile e soprattutto solida, o vivere magari un momento di orgoglio, diciamo, condiviso con il partner. Mentre la luna nera che transita nel segno del Sagittario, quest'ombra ribelle e selvaggia, ti dice attenzione a non riversare le tue insoddisfazioni emotive nella gestione della quotidianità oppure nel lavoro. Cerchi una libertà che però deve fare i conti con i doveri di ogni giorno, i doveri nella tua quotidianità, anche il rapporto con i tuoi colleghi e quindi devi un attimino contenere e calibrare un po' la situazione del lavoro, magari se lavori come dipendente con i tuoi colleghi. Mentre il nodo nord, nel segno dei pesci, ovvero la bussola del destino, ti spinge proprio a cercare dei partner che nutrano la tua anima. Le relazioni superficiali, quelle magari non te ne frega proprio neanche più di niente, magari sei passato a un livello più alto di vibrazione e non hai più neanche tempo né voglia di dedicare del tempo proprio a questo tipo di relazione, perché cerchi uno spazio più profondo, cerchi una connessione che sappia magari di destino. Passiamo al lavoro e ai progetti. Plutone in Acquario manifesta la sua energia come un alchimista nella casa della morte e della trasformazione. Qui Plutone prosegue la trasformazione radicale delle tue risorse condivise e dei capitali. Stai imparando a gestire il potere in modo nuovo,
eliminando magari delle vecchie dipendenze economiche. Mentre Urano in Toro, della tua 11ª casa, forma un bellissimo sestile al tuo Sole. Qui delle amicizie influenti o gruppi di lavoro possono portare dei flash improvvisi, novità improvvise. Un progetto collettivo che sembrava magari fermo, magari destinato a non essere realizzato, invece riceve una scossa inaspettata grazie a un'idea geniale per poterla portare a realizzazione. Mentre Giove diretto dal 12 marzo, qui c'è un periodo veramente molto favorevole per firmare contratti, lanciare proposte, di farti semplicemente vedere. È il momento di uscire dal guscio. Qui la fortuna ora viaggia con te. È un peccato anche non poterne approfittare. E questo vale soprattutto anche con le persone di origine e cultura diversa e il rapporto con il lontano, ed è il momento proprio di fare del risveglio proprio in questo settore, anche semplicemente se tu hai voglia di fare un corso superiore o un corso di sacralità, è il momento ideale. Passiamo alle date e aspetti chiave della settimana. Il 9 e 11 marzo è una fase di preparazione silenziosa. È come se tu avvertissi oppure senti che qualcosa sta per cambiare, ma Mercurio retrogrado ti suggerisce di non parlare prima del tempo, di rispettare il potere del silenzio finché tu hai avuto la realizzazione, poi potrai parlare. Mentre il 12 marzo Giove torna diretto ed è la tua data di rinascita. C'è un senso di liberazione fisica ed emotiva attraverso questo nuovo periodo. Sfrutta questa energia per un nuovo inizio. Mentre il 14 e il 15 marzo c'è un weekend di celebrazione. Questi transiti planetari ti invitano a circondarti di bellezza e goderti proprio il piacere della tua nuova sicurezza. Passiamo al messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità che è rappresentata dalla Luna, che è tua governatrice planetaria, all'anima che è rappresentato da Nettuno, tuo governatore esoterico. E sotto la guida di Nettuno la tua missione è diventare un canale per l'amore universale. Non aver paura di splendere. La tua umiltà non è il nasconderti, ma risplendere senza accecare. Quando accetti che la tua fragilità è in realtà la tua forza spirituale più grande, qui tu diventi invincibile. Andiamo con il leone. Vedremo come andrà questa settimana dal 9 al 15 marzo 2026. Vedremo il focus, dove le energie e i codici celesti manifestano la loro energia. Vedremo la tua piramide, l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti. Vedremo queste date chiavi per dei giorni della settimana. Infine, un messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità data dal governatore planetario all'anima legata al governatore esoterico. Amico del leone, la parola chiave per te questa settimana è l'integrazione. Ma dov'è il focus questa settimana? Questa settimana il focus sarà proprio sulla nona casa, la visione, il lontano, i rapporti con l'estero, che possono essere anche dei viaggi, una ricerca della verità, un contatto con persone di origine e cultura diversa, e l'altro focus è la 12ª casa dell'inconscio, della spiritualità, delle prove, quindi questi luoghi chiusi dove si deve lavorare un po' dietro le quinte.
E ora passiamo alla piramide, ma vedremo tutto nel dettaglio. Ma perché la piramide? Utilizzo questa struttura perché l'evoluzione non è una linea retta, ma un progetto e un processo ascensionale, e dove si parte chiaramente dalle fondamenta, che è il supporto karmico e materiale, ma è anche il terreno su cui tu devi poggiare i piedi per non cadere. Chiaramente attraversando la sfida, che è un punto di attrito necessario per la crescita, per poi giungere al vertice, ovvero il punto, l'opportunità che si deve cogliere per poter ottenere la realizzazione, ma è anche l'opportunità di espansione della coscienza che il cielo ti offre questa settimana. E ora passiamo addirittura al vertice, ovvero l'opportunità. Ma da chi sono date queste opportunità? Sono date da Venere, Saturno e Nettuno, non a casa, nel segno dell'Ariete. Formano un bellissimo trigono al tuo Sole. Il cielo apre un portale verso nuovi orizzonti. L'opportunità è dare una struttura reale a un tuo ideale o a un progetto che coinvolge l'estero, l'insegnamento o la spiritualità. È il momento di trasformare un'ispirazione astratta in un impegno proprio concreto. Ma qual è la sfida? La sfida è rappresentata da Sole, Marte e Mercurio retrogrado in pesci, che manifestano la loro forza nella casa della morte e della trasformazione. Quindi anche qui la sfida è una morte simbolica di vecchi attaccamenti. Potresti sentirti drenata emotivamente o dover gestire delle questioni finanziarie che in sospeso, come tasse, eredità, debiti. Qui Marte, ovviamente, il signore della guerra, anche se è in pesci, comunque dà il suo frutto, ti rende piuttosto inquieto. Non cercare di risolvere i conflitti di potere con la forza, perché Mercurio retrogrado toglie la lucidità necessaria per poter passare all'azione in maniera concreta. Ma la base, le fondamenta, ovvero dove devi mettere i piedi per non cadere, è rappresentata proprio da Plutone in Acquario, che è in opposizione al tuo Sole, perché le tue fondamenta si stanno ricostruendo attraverso le relazioni. Plutone sta trasformando proprio il modo in cui ti specchi negli altri. La tua sicurezza oggi nasce dalla capacità di stare in un rapporto, diciamo, senza perdere il tuo potere personale. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere in Ariete, la dea della bellezza, dell'affettività, forma un bellissimo trigono al tuo Sole. Qui l'amore cerca spazio, avventura e nuovi stimoli. Se sei in coppia, potresti pianificare un viaggio che ti ridia l'entusiasmo della coppia. Se sei single, l'attrazione nasce verso chi stimola la tua mente e la tua voglia di evolvere. C'è anche un piccolo particolare che magari potresti essere attratto da persone di origine straniera, mentre la luna nera, l'ombra ribelle, selvaggia, la luna nera transita nel segno del Sagittario, manifesta la sua energia nel settore del piacere, della creatività. La luna nera accende proprio un fuoco selvaggio, c'è un forte desiderio di autoespressione che non accetta limiti. Attenzione a non essere troppo centrato nei giochi di seduzione. Mentre il nodo nord nel segno dei pesci, ovvero la bussola dell'anima, ti invita alla fusione profonda. La vera intimità questa settimana si raggiunge solo se accetti di abbassare le difese e di morire un po', tra virgolette, un po' nell'altro. Quindi una bellissima condivisione. Passiamo al lavoro e ai progetti. Giove torna diretto il 12 marzo nel segno del Cancro.
e qui si sblocca una protezione invisibile. Un progetto che portavi avanti, diciamo, dietro le quinte, o un aiuto che aspettavi in segreto, finalmente si sblocca proprio e si manifesta. È la fine di un periodo di isolamento professionale. Mentre Urano in Toro è in aspetto dissonante dal punto più alto del vertice del tuo cielo, quindi l'immagine pubblica, la reputazione sociale, e qui la tua carriera continua a essere soggetta un po' a cambiamenti improvvisi, perché Urano ti spinge verso una professione più libera e indipendente. Sii pronto a cogliere un'occasione inaspettata che magari può cambiare il tuo status. Mentre Saturno in Ariete, nella nona casa, ti ricorda che per espanderti devi avere una visione disciplinata. Non basta semplicemente avere l'idea, serve il metodo, quello giusto ovviamente e rigoroso. È un po', tra virgolette, come esorcizzare Saturno. Passiamo alle date e aspetti chiave della settimana. Il 9 e 11 marzo ci possono essere possibili tensioni per questioni economiche condivise. Non è il momento di discutere dei soldi o di contratti. La nebbia di Mercurio retrogrado è troppo fitta, quindi non si riesce a guardare oltre. Mentre il 12 marzo Giove torna diretto, è un po' come se sentissi un sollievo interiore, magari una paura legata al tuo futuro professionale svanisce e ritrovi la fiducia nel disegno divino, ovvero quella forza che si muove all'interno di ciascuno di noi quando attingiamo la nostra forza che ci sorregge per condurci nei meandri della propria vita. Mentre il 14 e il 15 marzo sarà un weekend di esplorazione. Lasciati guidare dalla curiosità. Venere ti spinge a frequentare ambienti nuovi dove la tua luce può essere riconosciuta. E ora passiamo al messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità legata al tuo governatore planetario, che è il Sole, e l'anima, che è legata al governatore esoterico, che è sempre il Sole, ma comunque con la piccola differenza che è il grande cuore l'essenza del cuore del grande Sole centrale. E sotto la guida del tuo Sole interiore, la tua missione è illuminare le ombre senza bruciarle, però. La vera regalità non è comandare, ma essere un esempio di integrità nel caos. Quando accetti che il potere nasce dalla tua capacità di trasformare la crisi in visione. E ora passiamo per te, amico del segno della Vergine. Vedremo come sarà la tua settimana dal 9 al 15 marzo 2026. Vedremo il focus e vedremo la piramide, ovvero la tua di piramide, ma vedremo tutto al dettaglio. Vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti, le date e aspetti chiave della settimana. E infine un messaggio spirituale per l'anima legato al dialogo tra la personalità e l'anima. La personalità è legata al tuo governatore planetario, mentre l'anima è legato al governatore esoterico, ma vedremo tutto al dettaglio. La tua parola chiave è l'alchimista del limite. La tua parola chiave è purificazione, mentre il focus è proprio nella casa delle relazioni, dell'altro, ovvero del matrimonio, delle alleanze, le partnership, e l'altro focus è proprio la prima casa, ovvero l'immagine, la tua identità, l'immagine che tu rimandi al mondo, come vieni percepito dagli altri. E ora passiamo alla piramide, ma vedremo tutto al dettaglio. Ma perché la piramide? Utilizzo questa struttura perché
l'evoluzione non è una linea retta, ma un processo ascensionale. Partiamo dalle fondamenta che si tratta del supporto karmico e quello materiale, ovvero è il supporto, il punto dove tu devi mettere i piedi proprio per non cadere, perché devi attraversare una sfida, ovvero l'artrito necessario per la crescita, per poter giungere dove? Al vertice, ovvero il punto più alto e prendere l'opportunità per riuscire nella tua realizzazione, ma è anche l'opportunità di espansione della coscienza che il cielo ti offre questa settimana. Partiamo subito dal vertice e il vertice è dato proprio, diciamo, l'opportunità è legata proprio a Giove che torna diretto il 12 marzo. È un po' quasi come se fosse il protagonista assoluto e dalla tua 11ª casa delle amicizie, delle reti collettive, forma un bellissimo sestile al tuo sole e qui Giove sblocca il tuo futuro collettivo, un progetto che coinvolge amici, i gruppi o ideali magari sociali, riceve finalmente il via libera. Dopo mesi di stagnazione senti che i tuoi sogni trovano veramente un terreno fertile dove finalmente possono germogliare. La sfida invece arriva da Sole, Marte e Mercurio retrogrado nel segno dei pesci in opposizione al tuo Sole. Quindi la sfida è relazionale, come abbiamo capito, è lo specchio proprio dell'altro e le relazioni sono un campo proprio minato di proiezione e malintesi. Vecchi nodi con i partner o i soci tornano a galla. È molto importante non cercare di risolverli con la logica stringente, perché Mercurio retrogrado ti toglie il controllo. La sfida è stare nel conflitto senza volerlo aggiustare subito, perché se lo vuoi aggiustare subito puoi anche peggiorare anche un attimino la situazione. Mentre la base, ovvero le fondamenta, il supporto materiale, il supporto karmico, è rappresentato proprio da Saturno, Nettuno e Venere in Ariete, che manifestano la loro energia nella casa della morte e trasformazione. Le tue fondamenta si stanno ricostruendo proprio nelle profondità. Stai imparando a gestire le tue risorse condivise e i tuoi legami intimi con una nuova severità. La tua sicurezza nasce dal coraggio di guardare nelle tue zone d'ombra e dare loro una struttura solida. Passiamo all'amore e alle relazioni. Abbiamo un grosso stellium, abbiamo Sole, Marte e Mercurio retrogrado in pesci, qui nella casa delle relazioni, quindi in opposizione al tuo Sole. E qui c'è veramente molta confusione. Potresti sentirti sopraffatta dalle richieste degli altri e non capire magari cosa voglia davvero il partner, mentre Marte qui accende discussioni e usa questa energia di Marte per ripulire l'aria, non per ferire. E anche Venere e Chirone nel segno dell'Ariete, nella casa della morte, la trasformazione, qui ti dicono che come manifestazione di energia, ti dicono che l'intimità è proprio un luogo di guarigione. Questa settimana la condivisione profonda serve a modificare delle ferite legate al tradimento oppure all'abbandono. È un tempo proprio di chirurgia emotiva, quindi un reset emozionale. Mentre la luna nera che transita nel segno del Sagittario, quest'ombra ribelle, selvaggia, dalla tua quarta casa, delle radici familiari, il clan di appartenenza, forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo sole. Qui ci possono essere tensioni in famiglia.
potresti sentire il bisogno di scappare dalle responsabilità domestiche per cercare una libertà che magari nelle mura di casa ti fanno sentire un tantino soffocata, un tantino stretta e quindi preferisci un po' come dire avere una boccata di ossigeno. Passiamo al lavoro e ai progetti. Urano in Toro, dalla tua nona casa, forma un bellissimo trigono al tuo Sole. E qui un'intuizione improvvisa legata all'estero, ai viaggi o agli studi superiori, qui cambia le carte in tavola. È il momento di osare, di avere una visione più ampia e meno legata al dettaglio quotidiano. Mentre Plutone in Acquario manifesta la sua energia come un alchimista nella quotidianità e il suo modo di lavorare di Plutone sta cambiando, il tuo modo di lavorare lo sta cambiando per sempre. Plutone sta cambiando, distruggendo le vecchie abitudini e i ritmi logoranti. Devi accettare una nuova disciplina che onori il tuo benessere psicofisico, non solo quello, ma anche a livello emotivo, emozionale e il tuo potere personale. Mentre Giove diretto dal 12 marzo dalla tua 11ª casa offre, diciamo, un bellissimo momento decisamente ottimale per presentare progetti a grandi gruppi o per cercare magari anche dei finanziamenti collettivi. La rete di contatto qui risponde positivamente grazie all'influsso di Giove. Passiamo alle date e aspetti chiave della settimana. Dal 9 all'11 marzo c'è una massima confusione comunicativa. Evita di prendere posizioni drastiche nelle relazioni. Stai lì semplicemente solo ad osservare e basta. Mentre il 12 marzo Giove torna diretto e una speranza si riaccende. Ricevi una conferma o un supporto da un gruppo che ti ridà fiducia nei tuoi piani a lungo termine. Mentre il 14 e il 15 marzo è un weekend di ritiro necessario. Qui i transiti ti spingono a purificare, diciamo, il tuo spazio sacro, ma anche la mente. Dedicati un momento per te, quindi anche un weekend, e dedicati al benessere del tuo corpo fisico. Passiamo al messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità che è rappresentata dal tuo governatore planetario, che è Mercurio, e la tua governatrice esoterica, che è la Luna. Qui la tua missione è forgiare la perfezione non nella forma esterna, ma nell'integrità interna. Qui si parla proprio a livello emozionale come missione dell'anima. Non fermare il caos che vedi negli altri, è solo il riflesso di ciò che devi ancora integrare in te stessa. Trasforma la critica in empatia e scoprirai che l'ordine che cerchi è già scritto nel tuo cuore. E ora passiamo per te, amico del segno della bilancia. Vedremo come andrà la tua settimana dal 9 al 15 marzo 2026. Vedremo il focus dei codici celesti, ovvero le energie del cielo della settimana. Vedremo la piramide, la tua piramide. Poi vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, le date e aspetti chiave e poi un messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra l'anima e la personalità. La tua parola chiave, amico della bilancia, è l'equilibrio nel ciclone e la tua parola è autenticità. Ma dov'è il focus? Il focus questa settimana è proprio sulla settima casa, delle relazioni, i contratti, i matrimoni, quindi le partnership, quindi lo specchio delle relazioni io e gli altri.
E inoltre ci sarà anche un focus sulla 10ª casa, la casa della carriera, il punto più alto del vertice del tuo cielo, che rappresenta il successo, la tua immagine pubblica. Passiamo alla piramide. Ma perché la piramide? Utilizzo questa struttura perché l'evoluzione non è una linea retta, ma un processo ascensionale. Partiamo dalle fondamenta, ovvero il supporto karmico, il supporto materiale, nonché la base su cui tu devi poggiare i piedi per non cadere, per attraversare la sfida, ovvero l'artrito, che è un punto necessario proprio che è necessario per la crescita, per poi poter arrivare al vertice, che è il punto più alto del cielo, ovvero l'opportunità che tu devi cogliere per poter ottenere la realizzazione, ma è anche un'opportunità di espansione della coscienza che il cielo ti offre questa settimana. Partiamo dal vertice, ovvero l'opportunità. Giove torna diretto il 12 marzo nel segno del Cancro e si sblocca finalmente la tua ascesa professionale. Giove anche se ha un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole, è sempre il grande benefico e quindi apporta anche fortuna e si sblocca finalmente la tua ascesa professionale, una promozione, un riconoscimento o un progetto pubblico che magari era rimasto lì dimenticato, fermo da tempo, che magari ci avevi già anche rinunciato, ora invece riceve proprio una spinta decisiva. È il momento di mostrare al mondo il tuo valore senza più timidezze. La sfida è rappresentata da Saturno, Nettuno e Venere e anche Chirone in opposizione al tuo Sole della casa dell'Ariete, quindi la casa delle relazioni. E la sfida qui è frontale, riguarda appunto le tue unioni, c'è tensione con il partner o con i soci. Saturno ti chiede di dare una struttura seria ai rapporti, mentre Chirone fa emergere il dolore di quando ti sei sentita magari messa da parte, non valorizzata abbastanza per poter compiacere l'altro, hai dovuto rinunciare anche a una parte di te stesso e non cercare pertanto di compiacere a tutti. La sfida è essere onesti, anche a costo di creare artrito. Mentre la base, il supporto materiale karmico, è rappresentato proprio da Plutone in Acquario, che è come un alchimista e le tue fondamenta poggiano sulla tua nuova capacità creativa e sul piacere di essere finalmente te stessa. La tua sicurezza non viene più dal noi, quindi io e l'altro, ma dalla potenza della tua creatività, espressione individuale. Se sei centrata nella gioia, i terremoti relazionali non possono abbatterti. E ora passiamo all'amore e alle relazioni. Venere e l'altro stellium, comunque in Ariete, Saturno e Nettuno per la precisione, ma anche Chirone in 7ª casa in opposizione, ti chiedono di avere una settimana, di avere chiarimenti radicali. L'amore ti chiede proprio la verità. Se un rapporto è diventato una prigione di compromessi, Saturno ti spingerà a mettere dei limiti chiari, dei confini ben chiari. Per i single, attrazione fatale per persone forti, dominanti oppure molto diversi da te. Mentre la luna nera che transita nel segno del Sagittario nella casa della comunicazione, qui è proprio la stessa, quindi la comunicazione è molto pungente. Attenzione a non usare le parole come armi per rivendicare una libertà che magari ti faccia sentire minacciata. Mentre il nodo nord, la bussola dell'anima che transita nel segno dei pesci, è nella casa della quotidianità, quindi del lavoro come dipendente, della tua giornata quotidiana, ti suggerisce che l'armonia di coppia passa attraverso la cura dei dettagli quotidiani e il servizio reciproco, non solo attraverso le grandi dichiarazioni, ma nella pratica è proprio quel piccolo gesto che
può far davvero estremamente molto piacere. Passiamo al lavoro e ai progetti. Giove finalmente torna diretto il 12 marzo e qui segnati questa data perché un ostacolo burocratico o un superiore che frenava i tuoi piani può cambiare improvvisamente decisione, atteggiamento nei tuoi riguardi. È il momento giusto dal 12 marzo avanzare le tue richieste. Mentre Urano in Toro manifesta la sua energia nella casa della morte, la trasformazione, quindi sono cambiamenti imprevedibili, repentini e ci possono essere possibili entrate o cambiamenti nella gestione di soldi, quelli condivisi, che possono essere tasse, investimenti, banche. Sii pronto a una manovra finanziaria inaspettata. Mentre Mercurio retrogrado in pesci manifesta anche lui l'energia nella casa della quotidianità, quindi c'è un pochino di caos. I colleghi magari non capiscono o gli strumenti tecnologici saltano, è tipico anche di Mercurio. Non è il momento di lanciare nuovi flussi di lavoro, ma di correggere gli errori passati. Passiamo alle date e agli aspetti chiave. Il 9 e 11 marzo ci sono giornate di forte pressione relazionale. Potresti sentirti sotto esame. Respira e non farti provocare troppo, ma soprattutto il tuo atteggiamento è non rispondere alle provocazioni. Mentre il 12 marzo Giove torna diretto, una notizia professionale ti ridà il sorriso e il senso della tua direzione futura. Mentre il 14 e il 15 marzo è un weekend proprio dedicato al tuo benessere psicofisico. È un momento eccezionale per staccare la spina e ritrovare il tuo equilibrio interiore lontano dal rumore, dal chiasso. Passiamo al messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità che è rappresentata da Venere, tua governatrice planetaria, e Urano che rappresenta l'anima, tuo governatore esoterico. Sotto la guida di Urano, la tua missione è rompere le catene del compiacimento. L'equilibrio non è una statica via di mezzo, ma la capacità di danzare nel caos, ma senza perdere il contatto con la tua verità. Smetti di essere ciò che gli altri si aspettano da te e osa essere l'imprevisto che cambia le regole del gioco. E ora passiamo per te, amico del segno dello Scorpione. Vedremo come sarà la tua settimana che va dal 9 al 15 marzo 2026. Vedremo il focus delle energie celesti, vedremo la piramide, la tua piramide, vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti e date e aspetti chiave. E infine un messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità e l'anima. La tua parola chiave è la fenice nel pozzo, la trascendenza. Ma dov'è il focus? Il focus viene posto sulla quinta casa della creatività, l'amore romantico, la gestione dei sentimenti e il rapporto con i figli. E l'altro focus è messo proprio sulla nona casa, l'espansione, la fede, i rapporti con il lontano e gli studi superiori, ma ora vedremo anche al dettaglio. Adesso la tua piramide. Perché la piramide? Utilizzo questa struttura perché l'evoluzione non è una linea retta, ma un processo ascensionale. Partiamo dalle fondamenta, che è il supporto karmico, il supporto materiale, ma è anche il terreno su cui devi poggiare i piedi proprio per non cadere, per attraversare la sfida, quindi lo dice la parola stessa, l'artrito necessario alla crescita, ma per giungere dove? Per giungere al vertice, l'opportunità che tu devi prendere per poter ottenere la realizzazione, ma è anche l'opportunità di espansione della coscienza che il cielo ti offre questa settimana.
Passiamo proprio al vertice. L'opportunità è data da Giove che torna diretto il 12 marzo in Cancro e forma un bellissimo trigono al tuo Sole, un trigono d'acqua dalla tua nona casa, l'espansione mentale, i rapporti con il lontano. Qui in questo periodo, se avevi un blocco relativo a studi, viaggi, cause legali, perché comunque è anche la casa delle cause legali, oppure alla pubblicazione magari di un tuo lavoro. Ora la strada con Giove diretto è spianata. Senti tornare un pochino la fede, la fiducia nel futuro e la voglia di esplorare territori fisici e mentali che magari prima avevi abbandonato. Magari puoi programmare semplicemente anche un viaggio all'estero o avere contatti con persone di origine e cultura diversa. Ma la sfida da chi è rappresentata? La sfida è rappresentata da Sole, Marte, Mercurio retrogrado e il nodo nord che è nel segno dei pesci. Qui forma un bellissimo trigono d'acqua, anche qui, ma la sfida è proprio nell'espressione del tuo cuore. C'è molta passione, ma anche molta confusione, come se una nebbia eh, pervadesse un po' il tuo intuito proverbiale, ma anche la tua mente. Potresti sentirti ossessionato su un desiderio o su un progetto creativo che magari non gira come vuoi. Marte ti spinge all'azione impulsiva, ma Mercurio retrogrado ti avverte. Non tutto quello che desideri ora è ciò di cui hai realmente bisogno, mentre la base, il fondamento su dove ti devi muovere per non cadere è dato da Plutone in Acquario, che dalla quarta casa forma un aspetto dissonante al tuo Sole, ma Plutone lavora proprio come un alchimista e le tue fondamenta sono in fase di demolizione controllata. Plutone sta scavando nelle tue radici familiari e nel tuo concetto di casa. La tua sicurezza oggi nasce dal coraggio di recidere i legami tossici del passato, i fardelli inutili che ti poggi sulle spalle, oppure come questi vampiri energetici, lasciati tutto alle spalle e costruisci un nuovo senso di appartenenza, tutto tuo, come focus. Passiamo all'amore e alle relazioni. Questo bellissimo stellium nel segno di pesci, dato da Sole, Marte, Mercurio retrogrado, il nodo nord in pesci, formano un bellissimo trigono al tuo Sole ed è una settimana di sentimenti oceanici. Puoi vivere momenti di estremo romanticismo, ma anche di gelosia cieca. Se sei single, magari un ex potrebbe rifarsi vivo grazie a Mercurio retrogrado. Non lasciarti trascinare dalla nostalgia, ma usa invece il discernimento. Mentre Venere, Saturno e Chirone, e c'è anche Nettuno in Ariete che manifestano la loro energia nella casa della quotidianità. L'amore si manifesta nei piccoli gesti della quotidianità. C'è un estremo bisogno di prendersi cura dell'altro o di guarire delle ferite nate nella gestione della vita in comune. La dedizione è la tua chiave di lettura. Mentre la luna nera che transita nel segno del Sagittario e manifesta la sua energia di, diciamo, ribelle, ombrosa e di rimpianto, manifesta nella casa delle potenzialità, della sicurezza finanziaria. Pertanto presta attenzione al valore che dai a te stesso nelle relazioni. Potresti sentirti il bisogno, tra virgolette, di comprare affetto o di sfidare il partner sul piano della sicurezza economica. Passiamo al lavoro e ai progetti. Saturno e Nettuno in Ariete nella casa della quotidianità ti chiedono di strutturare meglio la tua giornata lavorativa. È il momento di dare una forma seria a un progetto magari legato anche al benessere psicofisico, mentale ed emotivo e
oppure a una collaborazione quotidiana. Saturno non accetta approssimazione, mentre Urano in Toro, in opposizione al tuo Sole della casa delle relazioni, porta dei cambiamenti imprevisti. I tuoi soci o collaboratori magari potrebbero sorprenderti con proposte o cambiamenti di opinione piuttosto repentine. Sii flessibile. L'imprevisto nelle collaborazioni è la tua via per l'innovazione. Quindi drizza un attimino l'orecchio e presta attenzione a questi piccoli cambiamenti, diciamo anche grossi cambiamenti repentini. Mentre Giove torna diretto il 12 marzo, che dalla tua nona casa forma un bellissimo trigono al tuo Sole, ed è un momento ottimo per avere contatti con l'estero o per espandere il raggio d'azione della tua attività. Il lontano, quindi, porta fortuna. Passiamo alle date e aspetti chiave. Il 9 e l'11 marzo sono due giornate con alta tensione creativa o sentimentale. Ti senti un po' come una pentola a pressione che può scoppiare da un momento all'altro, ma non esplodere. Canalizza l'energia nella tua creatività oppure nello sport. Mentre il 12 marzo Giove torna diretto, è un senso di senso ritrovato. Capisci finalmente dove stai andando e perché hai dovuto aspettare così tanto per i tuoi progetti, ma c'è una spinta e apertura veramente decisiva. Mentre il 14 e 15 marzo è un weekend di introspezione potente. I pianeti ti aiutano a integrare le emozioni forti della settimana. Passiamo al messaggio spirituale, ovvero il dialogo della personalità che è data dal tuo governatore planetario Marte e l'anima che è sempre data dal tuo governatore esoterico che comunque è Marte, quindi hai una doppietta di Marte e sotto la guida del tuo governatore la tua missione è trasformare il conflitto in creazione. Non combattere contro i fantasmi del passato, ma usa quella stessa forza per dare vita al tuo nuovo mondo. La tua pazienza e potenza non risiede nel controllo, ma nella capacità di morire e rinascere ogni volta in maniera più pura. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario. Vedremo come andrà la tua settimana dal 9 al 15 marzo 2026. Vedremo il focus delle energie dei pianeti celesti, vedremo l'amore e le relazioni, ma vedremo soprattutto la piramide e poi il lavoro e i progetti, infine le date e aspetti chiavi e un piccolo messaggio spirituale, ovvero un dialogo tra la personalità e l'anima. La tua parola chiave, amico del Sagittario, è il radicamento, mentre il focus dei transit celesti puntano la loro attenzione sulla quarta casa, delle radici, le famiglie, il senso di appartenenza, quindi ma anche la sicurezza emotiva. E puntano anche un altro focus sulla quinta casa, che è della creatività, della gioia, della gestione dei sentimenti. Ma ora vedremo tutto nel dettaglio. Passiamo prima alla tua piramide. Ma perché la piramide? Utilizzo questa struttura perché l'evoluzione non è una linea retta, ma un processo ascensionale. Si parte dalle fondamenta, il supporto karmico, il materiale, ovvero il terreno dove devi mettere i piedi proprio per non cadere, per attraversare chiaramente la sfida, che è un attrito necessario alla crescita, per poter giungere dove? Al vertice, ovvero l'opportunità che tu devi prendere per ottenere la realizzazione, ma è anche un'opportunità di espansione della coscienza che il cielo ti offre questa settimana. Passiamo alla tua piramide. Il vertice, ovvero l'opportunità, è data da Venere, Saturno e
Chirone in Ariete che formano un bellissimo trigono, il tuo Sole della quinta casa, e qui l'opportunità è veramente enorme. Hai il potere di dare una forma solida e duratura alla tua creatività o a un progetto che ami e ci tieni proprio particolarmente, e non è più solo un gioco, è proprio un'opportunità. Saturno ti permette di trasformare una passione in una struttura di vita. La tua capacità di vedere oltre diventa finalmente un'opera concreta. Ma la sfida qual è? La sfida è rappresentata da Sole, Marte e Mercurio retrogrado nel segno dei Pesci, che formano un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole della casa delle radici. Quindi la sfida è domestica, ma anche emotiva. C'è caos in casa o nei rapporti con i genitori, rapporti con il clan di appartenenza, qui, che ci possono essere, diciamo, un pochino disturbati, alterati. Mercurio retrogrado riporta a galla vecchie discussioni familiari mai risolte. Marte qui ti rende un po' irrequieto tra le mura domestiche. La sfida è non scappare via, ma resta a pulire le tue acque interiori e le tue radici. Il fondamento, ovvero la base su cui devi poggiare i piedi per non cadere, è dato da Giove, che è tuo governatore planetario, che torna diretto il Cancro il 12 marzo e manifesta la sua energia nella casa della morte e trasformazione. Qui le tue fondamenta si sbloccano a un livello profondo o invisibile. Quindi questo ritorno diretto del tuo governatore facilita investimenti, la gestione di risorse condivise, eredità, e senti che la tua sicurezza interiore e il sostegno economico o psicologico anche delle altre persone tornano proprio a scorrere. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere in Ariete dalla quinta casa forma un bellissimo trigono al tuo Sole e sei in una fase di grande conquista. Il desiderio di passione è alle stelle, ma anche la forza di Chirone suggerisce che l'amore ora serve a guarire il rapporto di abbandono. Per i single, possibili incontri folgoranti. Per chi è in coppia è il momento di riaccendere il fuoco con un nuovo progetto creativo comune. Mentre la luna nera nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, l'immagine che tu rimandi al mondo ti rende magnetico, ma anche insofferente ai vincoli. Attenzione a non distruggere per il solo gusto di sentirti libero. La tua ombra ti spinge a essere un tantino selvaggio, ma cerca di non ferire chi ti sta accanto. Mentre il nodo nord in pesci, che rappresenta la bussola dell'anima, il destino, ti spinge a trovare pace nell'intimità, nella tua intimità. La felicità non è altrove, ma nel nido in cui sei capace di costruire. Passiamo al lavoro e ai progetti. Plutone in Acquario, dalla tua terza casa della comunicazione, forma un bellissimo sestile al tuo Sole. Plutone trasforma il tuo modo di comunicare, di stringere anche alleanze, che sta subendo una mutazione genetica. Sei molto più incisivo, quasi chirurgico nelle parole. Usa il tuo potere per rinegoziare contratti o cambiare il tuo ambiente sociale stretto. Passiamo a Urano in Toro, che manifesta la sua energia nella casa della quotidianità, e quindi il lavoro quotidiano è un po' sottoposto a cambiamenti improvvisi e repentini. Urano ti spinge a rinnovare le tue abitudini professionali o a cambiare magari strumenti tecnici. Sii flessibile. L'imprevisto è la chiave per ottimizzare i tuoi tempi. Mentre Saturno in Ariete, dalla casa della creatività, ti insegna che il talento
senza disciplina è solo potenziale sprecato. Dai una scadenza ai tuoi sogni. Passiamo alle date e aspetti chiave. Dal 9 all'11 sono 2 giornate dove potresti sentire un certo nervosismo in famiglia o dei problemi tecnici in casa. Non è il momento di ristrutturare o di traslocare, ma di osservare cosa non funziona. Mentre il 12 marzo con Giove che torna diretto, che è il tuo governatore, c'è una liberazione psicologica molto potente. Senti che un debito emotivo o finanziario smette di pesarti e ritrovi la tua naturale fiducia nel domani. Mentre il 14 e il 15 marzo è un weekend di puro svago creativo. Dedicati a ciò che ti fa battere il cuore. La tua energia vitale è la tua migliore medicina. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima, che è il messaggio spirituale. La personalità è data dal tuo governatore planetario Giove e l'anima è rappresentata dalla tua governatrice esoterica che è la Terra. E sotto la guida della Terra la tua missione è imparare a manifestare lo spirito nella materia. Quindi tutto quello che sai o che fai lo devi radicare nella materia, non cercare la verità solo nelle altezze del pensiero, ma trovalo nella solidità dei tuoi passi. La tua libertà non risiede nella distanza che percorri, ma nella profondità con cui riesci ad abitare il presente. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno. Vedremo come sarà la tua settimana dal 9 al 15 marzo 2026. Vedremo il focus delle energie celesti, vedremo la piramide, la tua piramide, ma vedremo anche l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti, le date, aspetti chiave e un messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità e l'anima. La tua parola chiave della settimana è responsabilità e il focus si sposta proprio sulla quarta casa, quindi della famiglia, le radici familiari, la sicurezza emotiva, il clan di appartenenza e l'introspezione. L'altro focus della settimana è dato dalla settima casa, ovvero delle relazioni, delle alleanze, le partnership, quindi io e noi, e questo è il focus della settimana. E ora passiamo alla tua piramide. Ma perché la piramide? Utilizzo questa struttura perché l'evoluzione non è una linea retta, ma un processo ascensionale. Si parte dalle fondamenta, ovvero il supporto materiale o il supporto karmico, ovvero il terreno su cui devi poggiare i piedi per non cadere, per poter arrivare dove? Alla sfida, che è l'artrito necessario per la crescita, per poi poter giungere finalmente al vertice, ovvero l'opportunità che tu devi cogliere per poter ottenere la realizzazione, ma è anche un'opportunità di espansione della coscienza che il cielo ti offre questa settimana. Passiamo proprio dal vertice. L'opportunità è data da Saturno, Nettuno, Venere, Chirone in Ariete, proprio nella tua quarta casa forma un aspetto dissonante di quadratura e l'opportunità è una guarigione profonda proprio delle tue radici. Hai il potere di dare una struttura solida e definitiva alla tua vita privata o a una questione legata alla casa. Non è solo un cambiamento materiale, ma una pacificazione con il tuo passato che ti permette di smettere di sentirti sempre in dovere di fare per essere degno di amore. Ma la sfida qual è? La sfida è rappresentata da Sole, Marte e Mercurio retrogrado in pesci nella casa della comunicazione, quindi qui la sfida è comunicativa. C'è molta nebbia nei rapporti con i fratelli, i vicini
o nei contatti quotidiani. Mercurio retrogrado ti rende un tantino sospettoso o un tantino confuso. Potresti interpretare male un messaggio o sentire che non funziona nulla nella tua rete logistica. La sfida è di non lasciarti trasportare dal nervosismo di Marte e aspettare che la nebbia si diradi proprio prima di poter parlare. Mentre la base è data da Giove, il fondamento, quando torna diretto il 12 marzo nel segno del Cancro, quindi in opposizione al tuo Sole. Non farti spaventare dalla parola di opposizione, perché comunque Giove è sempre un grande benefico. Chiaramente non sono come Saturno e Marte, quindi le reazioni di Giove e Venere, i grandi benefici in astrologia. E le tue fondamenta si sbloccano attraverso l'altro. Il ritorno diretto di Giove, anche se è in opposizione, porta finalmente chiarezza e protezione nelle tue relazioni stabili e nei contratti. La tua sicurezza oggi nasce dalla capacità di ricevere sostegno e di accettare che un partner, che possa essere affettivo o professionale, torni a essere una risorsa attiva e non più un peso o un dubbio. Passiamo all'amore e alle relazioni. Con Giove che torna diretto il 12 marzo in opposizione al tuo Sole, qui è la data dello sblocco. Se una relazione era in crisi o in una fase di congelamento, da giovedì l'energia rincomincia a scorrere. È il momento di pianificare il futuro in due. Mentre Venere e Chirone in Ariete, dalla quarta casa, quindi le radici familiari, formano un aspetto dissonante di quadratura, qui l'amore si vive nelle intimità delle mura domestiche. C'è bisogno proprio di curare la tua vulnerabilità. Un gesto d'affetto ricevuto tra le pareti di casa vale più di 1000 successi esterni. Mentre la luna nera che transita in Sagittario nella zona dell'inconscio, dove chiusi le prove, ti dice di prestare attenzione a nemici occulti o più probabilmente ad autosabotaggi inconsci. Potresti sentire il bisogno di fuggire dalle tue responsabilità emotive attraverso fantasie oppure un isolamento forzato. Passiamo al lavoro e ai progetti. Plutone in Acquario manifesta la sua energia nella casa della sicurezza finanziaria, ma è anche la casa dell'autostima, delle potenzialità, delle risorse e quindi la trasformazione della sicurezza finanziaria è inarrestabile. Plutone sta cambiando il tuo modo di guadagnare e di dare valore anche alle tue competenze. Stai imparando a staccarti dal possesso per abbracciare un potere economico più fluido e innovativo, mentre Urano in Toro, della casa della creatività, quindi la quinta casa, forma un bellissimo trigono al tuo Sole e un progetto creativo o un'idea originale può portare a un guadagno inaspettato. Non aver paura di rischiare su qualcosa di nuovo che rifletta la tua vera essenza. Mentre Saturno in Ariete, quindi in aspetto dissonante dalla casa delle radici, ti ricorda che la tua autorità professionale dipende dalla tua stabilità emotiva. Se sei in pace a casa, sei invincibile nel lavoro. Passiamo alle date e aspetti chiave. Dal 9 all'11 marzo ci sono possibili intoppi nei viaggi o nella comunicazione. Rileggi bene le mail e non prendere impegni che richiedono estrema precisione. Mentre il 12 marzo Giove torna diretto e un accordo o un chiarimento con una persona importante ti toglie un peso enorme. La cooperazione torna a essere vantaggiosa per tutti, non solo per te. Mentre il 14 e 15 marzo è un weekend di riposo generante.
qui starai bene con chi ti fa sentire a casa, senza maschere di efficienza ed essere finalmente te stessa nella tua autenticità. Passiamo al messaggio spirituale che è dato dal tuo governatore planetario che rappresenta la personalità, mentre chi rappresenta l'anima è sempre Saturno, che è anche tuo governatore esoterico, quindi è una doppietta di Saturno. E sotto la guida di Saturno la tua missione è diventare l'architetto della tua anima. La tua forza non risiede nella durezza della tua corazza che ti sei costruito magari per non farti attaccare e farti sentire forte, ma risiede nella solidità della tua struttura interna. Smetti di scalare vette esterne per dimostrare il tuo valore e inizia ad abitare con orgoglio il castello che hai costruito dentro di te. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Acquario. Vedremo come sarà la tua settimana dal 9 al 15 marzo 2026. Vedremo la piramide, la tua piramide, l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti. Vedremo le date e aspetti chiave e vedremo il messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità e l'anima. La tua parola chiave, amico dell'Acquario, è la manifestazione, mentre il focus dov'è delle energie celesti? Il focus questa settimana è proprio sulla seconda casa, quindi la tua sicurezza finanziaria, i valori, le risorse e anche l'autostima è molto puntata come focus in questa settimana. E l'altro focus della settimana è proprio la tua prima casa, l'immagine che tu rimandi al mondo, ovvero l'identità. Ma ora passiamo alla tua piramide. Perché la piramide? Utilizzo questa struttura perché l'evoluzione non è una linea retta, ma un processo ascensionale. Si parte dalle fondamenta, ovvero il supporto materiale, il supporto karmico, ovvero il terreno su cui devi poggiare i piedi per non cadere, per arrivare chiaramente a cosa? Ad attraversare e superare la sfida, che è l'artrito necessario per la crescita, per poter giungere dove? Al vertice, prendere l'opportunità che ti si offre per raggiungere la realizzazione, ma è anche un'opportunità di espansione della coscienza che il cielo ti offre questa settimana. Il vertice, quindi l'opportunità, è data da Saturno, Nettuno, Venere e Chirone in Ariete, nella tua terza casa della comunicazione. E quindi l'opportunità è nella comunicazione carismatica. Hai il potere di convincere, di scrivere o di trasmettere idee con una forza e una serietà che non avevi mai avuto. È il momento di dare una struttura solida ai tuoi messaggi. Quello che dici ora ha il potere anche di guarire, grazie a Chirone in Ariete, e di creare ponti reali con gli altri. Mentre la sfida da cosa è rappresentata? La sfida è rappresentata dal Sole, Marte e Mercurio retrogrado nel segno dei pesci che vanno a manifestare la loro energia nella casa della sicurezza finanziaria. Quindi la sfida rappresenta il tuo senso di valore, ma anche le tue finanze. Mercurio retrogrado può creare intoppi con banche, pagamenti o contratti. Marte ti rende un tantino impaziente, chiaramente Marte è sempre Marte, e di guadagnare oppure anche di spendere. Potresti essere travolto da un'ondata di shopping ossessivo. La sfida è non farsi prendere dal panico. Se i conti non tornano subito, devi ricalibrare anche la tua autostima indipendentemente dal saldo sul tuo conto corrente. Mentre la base è dato da Giove che torna diretto il 12 marzo, che manifesta la sua energia nella casa della quotidianità. Le tue fondamenta si sbloccano proprio nel quotidiano.
questo ritorno diretto riporta ordine finalmente, salute, un benessere psicofisico e protezione anche nel tuo ambiente di lavoro e nella tua giornata quotidiana. La tua sicurezza nasce dal sapere che la macchina della tua vita ha ripreso un pochino a girare nel senso giusto e non tutto ti va più di traverso finalmente, permettendoti di occuparti della tua evoluzione senza ansie logistiche. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere, la dea della bellezza, dell'affettività, nel segno dell'Ariete, nella casa della comunicazione e quindi l'amore questa settimana passa per l'intelletto. Hai bisogno di stimoli mentali continui. Per i single, un incontro interessante potrebbe avvenire durante un breve spostamento o attraverso uno scambio di messaggi brillanti, perché in coppia è il momento di parlare chiaro. La verità, anche se brucia, fa male, è l'unico collante possibile. Mentre la luna nera in Sagittario, quest'ombra ribelle e selvaggia, ti dice di prestare attenzione ai rapporti con gli amici o nei gruppi. Potresti sentire il desiderio di ribellarti a certe dinamiche collettive che magari senti un tantino ipocrite e false. Cerchi alleati selvaggi e autentici come te. Mentre il nodo nord, nel segno dei pesci, la bussola del destino, nella casa della sicurezza finanziaria come manifestazione, ti invita a trovare la sacralità nella materia. Le tue relazioni migliorano se smetti di idealizzarle e inizi a viverle con la concretezza di chi sa dare valore al tempo condiviso. Passiamo al lavoro e ai progetti. Con Plutone nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, l'immagine che tu rimandi al mondo, qui la tua metamorfosi è totale. Stai emanando un'energia di potere che può intimidire chi non è pronto al cambiamento. Usala per guidare, non per distruggere. Mentre Urano in Toro, in aspetto dissonante dalla casa delle radici, della sicurezza emotiva, apporta dei possibili cambiamenti improvvisi legati alla tua abitazione o al tuo ufficio in casa. Ma un'intuizione tecnologica potrebbe rivoluzionare il tuo modo di gestire le tue basi operative. Mentre Giove torna diretto il 12 marzo e qui finalmente un problema con un collaboratore o un incarico lavorativo pesante si risolve. Torna anche l'armonia tra i colleghi, ma anche la tua produttività decolla. Passiamo alle date e aspetti chiave. Il 9 e 11 marzo possono esserci dei possibili ritardi nei pagamenti o smarrimenti di documenti. Non arrabbiarti con la tecnologia, che è dovuto a Mercurio retrogrado. Usala per fare backup o revisioni. Mentre il 12 marzo Giove finalmente torna diretta, una notizia legata al benessere psicofisico o a un compito lavorativo ti toglie finalmente un pensiero. Ti senti fisicamente più leggero e pronto a scattare all'azione. Mentre il 15 marzo è un weekend perfetto per scrivere, studiare o connettersi con persone che stimolano la tua visione. La tua mente è un vulcano di idee. Passiamo al messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità e l'anima. Il tuo governatore planetario, quindi la personalità, è legata a Urano, il tuo governatore planetario, ma la tua anima è rappresentata da il tuo governatore esoterico che è Giove. Sotto la guida di Giove, la tua missione è espandere la coscienza attraverso il servizio. Non sei qui solo per rompere gli schemi, ma per insegnare agli altri come abitare la libertà. Quando trasformi il tuo genio individuale in un beneficio per il collettivo, la tua abbondanza diventa infinita. E ora passiamo per te, amico del segno dei pesci, l'ultimo segno per chiudere il circolo
il ciclo zodiacale. Vedremo come andrà la tua settimana dal 9 al 15 marzo 2026. Vedremo il focus delle energie come manifestazione celeste nel tuo segno. Vedremo la piramide, l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, le date e aspetti chiavi e infine un messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità e l'anima. La tua parola chiave è il riflusso. E dov'è il focus? Il focus è messo sulla tua prima casa, l'identità, il corpo fisico, l'immagine che tu rimandi al mondo. L'altro focus dei pianeti, dei codici celesti, è rappresentata dalla casa della creatività, l'amore romantico, il rapporto con i figli e nel senso generico proprio anche della gestione dei sentimenti. Quindi la quinta casa come focus. E ora vediamo la tua piramide. Ma perché la piramide? Utilizzo questa struttura perché l'evoluzione non è una linea retta, ma un processo ascensionale partendo dalle fondamenta, ovvero il supporto karmico materiale, ovvero il terreno dove tu devi poggiare i piedi per non poter cadere. Per fare cosa? Per arrivare alla sfida, ovvero l'artrito che è necessario per la crescita. Per giungere dove? Per giungere al vertice, ovvero l'opportunità che tu devi cogliere per poter ottenere la realizzazione, ma è anche l'opportunità di espansione della coscienza che il cielo ti offre questa settimana. Partiamo dal vertice. Giove torna diretto il 12 marzo, che è della quinta casa, la creatività, un bellissimo trigono che forma Giove al tuo sole e si riapre il canale della tua gioia. Se negli ultimi mesi ti sei sentita un tantino spenta, un tantino poco creativo, da giovedì la tua energia vitale esplode. L'opportunità è un ritorno alla passione, un progetto creativo che decolla o una nuova fase di fertilità che può essere mentale o anche fisica, che ti fa sentire comunque nuovamente viva. Ma la sfida qual è? La sfida è rappresentata da Sole, Marte e Mercurio retrogrado nel tuo segno. Sei tu la sfida di te stesso, senti una pressione enorme, vorresti agire, ma la mente torna indietro, un po' confusa. La sfida è gestire questa irritabilità e la confusione sull'immagine che dai agli altri. Non cercare di definirti ora, accetta di essere in divenire e di non prendere decisioni drastiche sul tuo aspetto o sulla tua vita, mentre la base è rappresentata proprio da Saturno, Nettuno, Venere e Chirone in Ariete, che manifestano la loro energia nella casa della sicurezza finanziaria, ma anche dell'autostima. Le tue fondamenta si stanno consolidando proprio nel settore dei valori. Stai imparando a dare un prezzo, ovvero legato a Saturno, e al tuo talento, ovvero legato a Nettuno. La tua sicurezza oggi nasce dalla capacità di trasformare la tua sensibilità in una risorsa concreta. Non sei più la vittima, ovvero inteso anche come croce rossina nel mondo, ma l'artigiana del tuo valore. Passiamo all'amore e alle relazioni. Giove, tornando diretto il 12 marzo con questo bellissimo trigono, ti offre un grande sblocco del cuore. Se c'è stato un allontanamento o un dubbio su una persona cara, da questa data la verità emerge e porta con sé protezione e abbondanza. L'amore torna a essere una fonte di nutrimento e non di ansia sempre pressante, mentre Venere e Chirone in Ariete, nella casa dei valori e delle risorse, ti dicono che questa settimana l'amore è legato al senso di sicurezza. Cerchi un partner che ti faccia sentire solida. È anche un momento ottimo per guarire ferite legate al senso di inadeguatezza. Meriti il meglio e ora finalmente cominci a crederci. Mentre la luna nera in Sagittario,
che è in aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole sul punto più alto, il vertice più alto del tuo cielo, apporta delle tensioni tra la tua vita privata e la tua immagine pubblica. Potresti sentire il desiderio di ribellarti a un ruolo sociale che magari ti sta stretto per cercare una libertà, si può definire un tantino più selvaggia. Passiamo al lavoro e ai progetti. Mercurio retrogrado nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, ti porta massima attenzione ai dettagli. Non lanciare nulla di nuovo questa settimana. Usa l'energia di Marte per finire ciò che hai lasciato in sospeso. Se ci sono ritardi, usali per rifinire la tua visione. Mentre Plutone in Acquario lavora un po' come un alchimista dietro le quinte e prosegue la pulizia profonda del tuo inconscio. Vecchi nemici o paure ancestrali vengono portati alla luce per essere trasmutati in potere personale. Nulla può rimanere più nascosto. Mentre Urano in Toro, nella casa della comunicazione, apporta notizie improvvise o incontri inaspettati nel tuo ambiente quotidiano e possono essere idee rivoluzionarie per il tuo lavoro. Ascolta i messaggi, quelli che arrivano proprio per caso, e ti ricordo che nulla succede per caso. Passiamo alle date e gli aspetti chiave. Il 9 e 11 marzo sono 2 giornate di forte emotività e possibile stanchezza fisica. Non forzare la mano, aspetta che la marea si abbassi. Mentre il 12 marzo, con Giove che torna diretto nel segno del Cancro, una ventata di ottimismo ti travolge. Una risposta positiva legata a un figlio, un hobby o un progetto che ti sta a cuore ti ridà il sorriso. Mentre il 14 e il 15 marzo è un weekend di rigenerazione. Puoi dedicare tempo al piacere e alla bellezza, te lo meriti proprio per intero. Passiamo al messaggio spirituale, che è il dialogo tra la personalità, che è rappresentato dal tuo governatore planetario Nettuno e il tuo governatore esoterico che rappresenta l'anima, che è Plutone. Sotto la guida di Plutone, la tua missione è morire al tuo vecchio ego per rinascere come anima risvegliata, illuminata. Non temere la confusione che senti nel segno e il caos che precede la creazione. Quando smetti di cercare di afferrare l'acqua, diventi l'oceano stesso, immenso e inarrestabile. Con questo abbiamo concluso il ciclo dei 12 segni zodiacali e ricorda che il cielo non aspetta e tu la settimana dal 9 al 15 marzo 2026 segna un punto di non ritorno, con Giove che torna diretto e lo stellium tra il segno dei pesci, ovvero Sole, Marte, Mercurio retrogrado, il nodo nord e lo stellium in Ariete, che sono Saturno, Nettuno, Venere e Chirone in Ariete. L'universo ti sta offrendo le chiavi per aprire porte rimaste bloccate troppo a lungo. Ora hai la mappa, tocca a te tracciare la rotta. Se questa guida ti ha illuminato il cammino, non tenerla solo per te. Salva il post per tornare a consultare le date chiave e il tuo messaggio spirituale nei momenti di dubbio. Condividi, manda questa analisi a quell'amico che sta aspettando magari un segnale del destino, soprattutto se è cancro o ariete, oppure alla luna in cancro e ariete. Iscriviti e segui per non perdere l'orientamento proprio ora. Attiva la notifica per restare sempre sincronizzato con i movimenti planetari e commenta quale piramide senti più risuonare nel tuo presente, ovvero il vertice, la sfida oppure le fondamenta.
Scrivi il tuo segno e la tua parola chiave nei commenti. L'astrologia è la bussola, ma il capitano sei tu. Buona navigazione e un abbraccio stellare e un arrivederci a presto da Caterina.